Ciao a tutti amici del cancro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami cancro, tendenze energetiche per amore e passioni del mese di gennaio 2025. Ok, abbiamo la carta del matto, amici del cancro, nuovi inizi, mi viene da dire entusiasmi. Quando c'è la carta del matto si parla sempre di una certa vivacità del periodo. È una carta appunto, come vi dicevo, di inizi e molte volte parla di nuove avventure. Adesso dipende se siete single, se siete in coppia. Bene, andiamo a vedere che cosa dicono i tarocchi. Io come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla, se voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video, c'è il link. E sempre in descrizione trovate anche il link ai corsi gratuiti presenti sul canale. Sono due, uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Poi per chi volesse approfondire la conoscenza dei tarocchi, a fine gennaio parte il corso di livello intermedio. Comunque anche di quello c'è il link del video sotto. E trovate anche in descrizione la mia mail, ragazzi, nel caso vogliate contattarmi per una consulenza privata. Bene, andiamo a vedere qual è l'energia disponibile. Allora abbiamo un 8 di pentacoli, un 7 di pentacoli, una regina di spade, un 10 di spade, abbiamo un 4 di coppe, un 9 di bastoni, un cavaliere di denari e un matto, nuovamente, che è la carta base. Adesso andiamo a vedere carta per carta, ragazzi, capiamo un attimino quali sono le energie disponibili e dopodiché andrò a fare i vari esempi con single, relazioni datate, piuttosto che relazioni difficili. Allora, qui l'idea iniziale che ho è che siate parecchio concentrati sulla quotidianità, sul lavoro anche per qualcuno, su quello che fate in modo, diciamo, metodico o anche meccanico per qualcuno. Andiamo a vedere questo 8 di denari. Abbiamo un 5 di denari e un 8 di spade. Sì, è come se fosse qualcosa di meccanico. Andiamo a vedere il 7 di denari, che è una carta di attesa, come se foste, diciamo, impegnati a far passare il tempo nell'attesa. Allora abbiamo un fante di coppe e un 7 di pentacoli nuovamente. Allora qui c'è qualcuno che o sta aspettando un'offerta, sta aspettando un incontro, una chiacchiera, che qualcuno si faccia avanti. Potrebbe anche essere che stiate aspettando delle scuse. Andiamo avanti, vediamo la regina di spade. Abbiamo un 7 di spade e un 10 di bastoni. Andiamo a vedere anche questo 10 di spade. Sacerdotessa e 3 di coppe. Allora, qui ovviamente dipende dalla situazione di ognuno, però sento che potrebbe esserci un qualche tipo di tentazione, se vogliamo, nel mese di gennaio, con una persona, per qualcuno è nel mondo del lavoro, per qualcun altro potrebbe essere una persona magari impegnata. È come se
foste in attesa della mossa di qualcun altro. Però poi in realtà tutto questo, questa attesa, questo fermo, questa sorta di passività, mi verrebbe da dire, ehm, è il frutto della vostra mentalità da 8 di spade. Io credo che qui qualcuno pensi di non meritare, magari più attenzioni da parte del partner, magari più tempo. Ehm, E qui sento un po' come se qualcuno se la raccontasse, ma no, sto bene così. Cioè, è come giustificare l'altro perché magari non vi fa mai gesti d'affetto quando voi siete super affettivi, a voi piacciono magari le coccole, piace essere toccati, le carezze, e giustificate l'altro dicendo, ma non è abituato, ma non è così caratterialmente, perché sono cose che si lavorano queste, tra l'altro. È un po' come coprirsi la faccia, mi viene da dire, con questo sette di spade. Andiamo avanti, vediamo il 4 di coppe. Abbiamo un'imperatrice. Guardate, questa regina di spade, insieme al sette di spade, mi fanno pensare al fatto che stiate nascondendo qualche cosa di voi stessi o all'altra persona o direttamente a voi per paura di essere rifiutati, per paura di non essere giustamente valutati. È come un rimanere in attesa delle mosse dell'altro o dell'altra, senza dire tutta la verità, diciamo, senza dire le cose come stanno apertamente, per paura del rifiuto, per paura dell'abbandono, per paura di non essere all'altezza. Andiamo avanti, un'altra carta per il 4 di coppe, per piacere. 10 di pentacoli. Scusate, 10 di coppe. Potrebbe anche esserci un tema qui per qualcuno, la vostra titubanza, la vostra attesa, il vedere che mosse farà l'altro o l'altra, o il fatto di non dire tutto potrebbe essere il non comunicare la vostra posizione inerente a creare un progetto insieme, creare una famiglia insieme, avere dei figli, prendere dei cuccioli, cane, gatto, quello che è. È come se la parte futura della relazione fosse in dubbio, perché voi vi aspettate che sia l'altro o l'altra a dirvi come muovervi, a dirvi che intenzioni ha, però voi che intenzioni avete? Perché ho come l'idea che questo tipo di comportamento sia dovuto ad una paura. Vi ripeto, molti potrebbero avere paura di perdere l'altra persona dicendo tutto, paura di essere rifiutati, paura di essere abbandonati e quindi si tacciono certe verità. È come se ci si facesse andar bene qualche cosa che in realtà non ci va bene. Andiamo a vedere il 9 di bastoni. Asso di denari e 4 di pentacoli. Sì, col 4 di denari c'è effettivamente un attaccamento a qualche tipo di realtà, a qualche tipo di... può anche essere un'ideologia o una persona, eh. Andiamo a vedere il cavaliere di denari, 9 di spade e 7 di coppe. E che le cose effettivamente prendono una certa concretezza con questo cavaliere di pentacoli, però è come se voi foste ancora tanto in questa ferita del passato, mi viene da dire. Qui c'è qualcuno che non vuole vedere qualche realtà di se stesso, che sta un po', mi viene da dire, proiettando, vedendo anche il sette di coppe, che è un po' l'arcano minore della luna, proiettando certe ideologie per la serie. Se io potrei avere questa idea, se io non dico questa cosa qua di me, l'altro avrà un'idea migliore di me e quindi sto zitta, me lo taccio, non lo dico. Però bisogna poi ricordarsi di tutto quello che non si è detto, di tutto quello che si vuole far filtrare oppure no,
Ma io qui ho la sensazione, ragazzi, che parlando con il cuore in mano, abbattendo le vostre difese, abbattendo, più che abbattendo, è come se doveste rendervi conto e rendere partecipe anche l'altra persona del fatto che dentro di voi non siete solo regina di spade, c'è anche una parte vulnerabile. Questo non vuol dire che dobbiate essere sempre vulnerabili, deve dire che, cioè vuol dire che è giusto mostrare anche la parte vulnerabile, però ricordatevi che avete sempre la regina di spade come sottofondo, dovete sapere quando alzare la spada, quando dare l'alto là. Andiamo a vedere il matto. 10 di spade e 6 di spade. Guardate, sento che questo matto è qua per dirvi di avere un po' fiducia nella vita. I due 10 di spade che ci sono al contrario. Non sento che ci sia qualche cosa che finisca, sinceramente, però è come se doveste avere un nuovo approccio per quello che riguarda il vostro modo di pensare. 6 di spade è collegato alle credenze limitanti, a tutto quello che ci vincola, che ci limita, a quello che crediamo anche essere giusto o sbagliato in base a dove siamo cresciuti, alla scuola che abbiamo frequentato, al tipo di lavoro che facciamo. Cioè, ci sono tanti fattori che influenzano ed ho come la sensazione che il matto alla fine del percorso vi dica un po' di buttarvi, di fare il salto di fede. È una carta che parla di avventure effettivamente, quindi potrebbe entrare, potrebbe esserci questa nuova avventura. Quindi diciamo che il mese inizia un po' distratto, un po' anche sottotono, un po' lì sulle vostre tristezze, un po' così, ma poi è come se le cose si trasformassero ad un certo punto. La sacerdotessa può far riferimento effettivamente a una guida di tipo olistico, potrebbe essere adesso qui, fa proprio vedere una cartomante che legge le carte, le rune, piuttosto che la sfera di cristallo, insomma, potrebbe venirvi bene una consulenza di questo tipo per aiutarvi ad avere chiaro quello che voi in questo momento non dite a voi stessi, non vedete chiaro, è come se vi steste coprendo il viso da qualcosa. Ok, allora passiamo ai settori. Ragazzi, se siete single, allora, se non avete nessuno in testa, c'è la possibilità di conoscere una persona, ma diciamo che all'inizio del mese non siete in un buon mood, non siete in una buona vibrazione, siete piuttosto passivi, se ve la devo dire tutta, anche un po' negativi, è come se steste rimuginando qualcosa. Le cose poi cambiano verso fine mese, devo dire che siete molto prudenti nei confronti delle nuove conoscenze. Ehm, Se per caso state aspettando qualcuno dal passato, è ora di tagliare il cordone ombelicale con questo passato. Questo lo sento proprio. È come se le carte vi dicessero: no, no, guarda al futuro. Per chi avesse una conoscenza, diciamo di breve periodo, quindi magari è poco che state frequentando l'altra persona, Ehm, è come se doveste delimitare dentro voi stessi la vostra zona di comfort, la vostra zona di sicurezza, dove mi schermo, dove mantengo alte le barriere del 9 di bastoni e dove invece mi faccio vedere vulnerabile. Che cosa posso mostrare di me all'altra persona? Che poi in un secondo momento, se anche dovesse essere usato contro di me, non mi ferisca tanto. Aprirsi con gli altri è sempre difficile perché quando ci si apre troppo, non conoscendo l'altra persona, può essere che in un futuro questa persona usi le informazioni che noi abbiamo dato contro di noi per farci star male, per ferirci. Quindi scegliete sempre molto bene che cosa far filtrare di voi stessi. Ripeto, il punto non è non farsi vedere vulnerabili, ma sapere quando alzare le barriere. Devo dire che tutto sommato, ragazzi, la relazione promette bene, abbastanza bene. Forse è proprio più il vostro modo di pensare
che stringe un po', che incrina un pochettino. Per chi è in una relazione da tanto tempo, ragazzi, allora, io ho la sensazione che qui non sia chiaro se entrambe vogliono figli, se entrambe vogliono un progetto insieme. Cioè è come se fosse un discorso un po' così nell'aria. E qualcuno qua si sta raccontando delle bugie. Può essere che qualcuno si dica: a me va bene anche stare in due pur di non perdere l'altra persona, oppure perché ho paura di essere abbandonata dall'altra persona o rifiutata dall'altra persona se sollevo il discorso figli, se sollevo il discorso casa, convivenza o quello che per voi è il progetto. Però in realtà anche qui per voi vale il discorso della vulnerabilità. Cioè, secondo me è giusto cioè mostrare i nostri lati vulnerabili, tenendo sempre ben presente che in ogni momento sono in grado di mettere le mie barriere, mettere le mie difese, mettere i miei no. E so che sono forti, quindi mi fido di me, ho fiducia di me, il matto, e del fatto che io sono in grado di dire no a quello che non voglio nella mia vita e di dire sì a quello che voglio, in cui che voglio che entri. Prudenza nel mese di gennaio, questo lo dico un po' per tutti. E ragazzi, se avete una relazione più o meno, diciamo che non sento grandi batticuori per voi, sinceramente. Ehm, Ho come la sensazione che mm, potreste viverla un po' più alla leggera, mi viene da dire, senza grosse aspettative nei confronti dell'altro o dell'altra. Ok? Diciamo che sento che non vedete un futuro con l'altra persona. Cioè, è come ci sono persone che mi telefonano per le consulenze e mi dicono: no, sto frequentando questa persona, no, ma non mi ci metterei mai con una persona così, non mi sognerei mai di creare una famiglia con questa persona. Poi però mi chiedono: è innamorato, vede un futuro. Cioè, però allora, capiamoci. È importante essere coerenti, perché se voi pensate che quella persona non sia all'altezza o non sia nella vostra vibrazione o non sia abbastanza matura per voi per costruire qualcosa, chiedetevi perché la frequentate. Cioè, sì, il divertimento va bene, però poi il problema è che ci raccontiamo le bugie, perché sotto sotto poi invece magari speriamo che la relazione giocosa che si ha con questa persona si trasformi in qualcosa di più. Però poi magari siamo noi i primi che arricciamo il naso perché non vediamo che questa persona possa effettivamente darci quello che noi vogliamo. Quindi anche lì cercate di essere coerenti, andateci con i piedi di piombo. È vero che avete il matto, vi dice di buttarvi, vi dice di approfittare della situazione, di avere, come vi posso dire, quella genuinità dei bambini, però è anche una carta che fa riferimento all'ingenuità. Quindi attenzione, il Cavaliere di Pentacoli è qua per dirvi mettete un piede davanti all'altro, un passo alla volta. Effettivamente si aprono delle possibilità, c'è un set di coppe, però ripeto, molto lo fa il vostro modo di vedere la cosa, molto lo fa il vostro modo di difendervi, di farvi vedere più o meno vulnerabili, di captare, capire, intuire quali potrebbero essere i punti in comune della relazione oppure no. Se per caso siete in una relazione che non va bene, che insomma è un po' ad alti e bassi, che vi delude, che vi lascia un po' l'amaro in bocca, potrebbe esserci un rimescolamento delle carte, nel senso che o potrebbe entrare una persona nuova che vi distrae da quella attualmente, dalla relazione che avete attualmente, oppure vi dico che si potrebbe organizzare un viaggio, un percorso di studi, un qualche tipo di attività insieme che è come se riaccendesse un pochettino la fiamma tra di voi. Fatemelo sapere poi nei commenti, ragazzi. Allora, andiamo a vedere un oracolo.
Mm. Carta numero 31 e qua perdonate se torno sempre su questo 7 di spade, ma sono le carte sempre un po' da tenere d'occhio in una lettura. C'è molto di più sotto l'iceberg, è molto più grande sotto rispetto alla punta che si vede sopra, ok? E potrebbe essere una cosa vostra, siccome è tutta la lettura che vi dico che state cercando di mettervi tipo di coprirvi la faccia, di mettervi qualche cosa addosso, di non svelare tutto di voi, qui sento che il fatto di mantenere una certa rigidità comportamentale serve per non far vedere quali sono le vostre vulnerabilità, e invece è proprio quello che vi chiede il mese. Carta numero 33. Influenze emozionali. Questa carta parla di pettegolezzi in realtà, di, di persone che vi potrebbero dire certe cose, e qui ritorno sempre a questo 7 di spade, ragazzi, che magari non sono vere, o che magari per il loro modo di vedere le cose hanno interpretato in un certo modo, quando invece la realtà dei fatti è un'altra. C'è molto di più dietro quello che potrebbe venir fuori durante il mese di gennaio. È come se ci fosse questa parte sotto dell'iceberg che secondo me o state nascondendo o potreste, diciamo, scoprire durante il mese. Andiamo a vedere un koan. La via non è difficile per chi non ha preferenze. Qua sento traccia di ego, lo voglio così, la voglio cosà, deve saper far questo, deve saper far quello. E quindi ci si incastra un pochettino, le cose devono andare così, la rigidità della regina di spade. Cose vanno fatte in un certo modo, la regola, perché qualcuno l'ha detto, la società accetta che sia fatto così perché si ha più successo, insomma, è come se certi atteggiamenti mentali vi facessero rimanere legati effettivamente. Mm? Buttatevi in questa nuova avventura, cercate di non scusate, alzare troppo l'asticella, ok? Perché per chi non ha preferenze, per chi non ha troppi, come vi posso dire, troppe pretese, mi viene da dire, la via non è difficile. Questo non vuol dire accontentarsi, questo vuol dire essere flessibili. Amici del cancro, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale vi invito a mettere like, iscrivervi o condividere il video, e se volete iniziare un percorso di crescita con me mi potete contattare via mail. Oppure, se avete piacere di andare a vostro ritmo, potete abbonarvi al canale. La sezione degli abbonamenti ha le playlist con le copertine lilla. Se voi entrate nelle playlist vedete i titoli dei video, così vi rendete conto di quello che vado via via trattando. Detto questo, ragazzi, io vi auguro un inizio 2025 super splendido. Vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!